E parte col botto, sì, parte forte la Juve che chiude per Jonathan David. Già ieri sera erano arrivate le indiscrezioni che portavano a un imminente affare fatto e nella nottata si è tutto concretizzato. Jonathan David a zero, ragazzi, è un gran bel colpo, ma veramente un gran bel colpo. Poi giustamente subito a dirmi ma non sono mai a zero. Sì, non sono mai a zero, c'è il bonus alla firma, ci sono le commissioni come per De Bruyne, come per Cialanoglu, che è un nome tanto in voga, no? Come per qualsiasi acquisto. Sì, ma sapete che Jonathan David è un giocatore che viene valutato 45-50 milioni? Ha un valore di mercato pari a 45 milioni? Prenderlo così, strapparlo comunque a una concorrenza importante. In Italia lo volevano tutti, ragazzi. Io me lo ricordo, l'Inter è da un bel po' di tempo che si diceva l'Inter ci sta provando, arrivava là, l'Inter ci prova. Ultimamente era l'accoppiata Giuntoli-Manna che ci stanno provando. Giuntoli per la Juventus, Manna per il Napoli e sembrava che il Napoli a un certo punto, no? Fosse lì lì e invece poi alla fine è la Juventus a portarselo a casa. Gran giocatore, un giocatore che ha quasi 100 gol in Ligue 1, giocatore che appunto segna con una facilità incredibile, giocatore classe 2000, bel, come piace a dire a me quando si tratta di attaccanti che hanno anche la sua gamba, giocatore che è un cavallo. Ecco. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei, prima, se volete, come al solito, un paio di robette veloci, il like per soddisfare quel mattacchione dell'algoritmo, se volete poi iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e non lo so, forse in giornata torniamo anche sulla prima pagina della Gazzetta, strappo Inter, vediamo e seguiamo alcuni aggiornamenti, like di chi ha messo like al post di Ciala, no? Ce ne sarebbero di cose da dire, vediamo se ho lo stomaco e la forza di tornarci nel pomeriggio. Vediamo. Comunque, rimanete aggiornati iscrivendovi e attivando la campanella. E grazie perché veramente stiamo raggiungendo dei numeri importanti. Grazie per davvero. E ricordo l'obiettivo stagionale, diciamo così, annuale, quello di arrivare a 250.000 su YouTube. Ci siamo, ci siamo su una buona media, ecco, grazie. Sì, i numeri li ho già citati, ma andando per dettaglio, l'anno scorso ha fatto 16 gol in campionato e 9 in Champions League, l'anno prima 19 gol in Ligue 1, ancora prima 24 in Ligue 1, cioè un giocatore che ogni anno segna almeno 20 gol tra una competizione e l'altra, almeno. Poi direte voi, sì, ma in Francia, ho capito, ma il campionato francese sta sfornando tanti talenti, quindi è un giocatore secondo me incriticabile sotto l'apporto tecnico, un giocatore che porterà gol e sostanza. Devo chiudere le finestre perché sta passando una miete trebbia, manneggia la miseria. Mamma che poveretto, scusate ragazzi, qua ogni giorno ce n'è uno, non c'è un minimo di pace, non c'è un po' di tranquillità, io sono già che mi girano elica con in cucina che fanno casino, ora se prendo do di matto fra poco, ma devo calmare. Respirazione profonda e andiamo avanti. E attenzione perché il mercato della Juventus è un mercato che soprattutto deve essere modellato in uscita perché ci sono tanti giocatori, come abbiamo visto da questo mondiale del club, per club che magari vanno piazzati. Lo stesso Kostic me ne viene in mente uno, ma ci sono tanti giocatori che vanno sistemati e la Juventus, a proposito di attaccanti, Vlahovic che adesso è sempre di più messo dinanzi a un bivio, è sempre di più messo alla porta, onestamente, anche perché in avanti tutti stanno già scrivendo la Juventus è chiuso per Jonathan David, ma attenzione, non sarà l'unico attaccante che vuole prendere la Juve. Vuole andare ancora forte su Victor Osimhen.
ci proverà fino alla fine per Victor Osimhen. Questo lo dicono un po' tutti. Datemi 20 secondi perché mo vado in cucina e spacco tutto. Manneggia la miseria. Mamma mia, che sono 2 ore che dico state zitti e la porta la rimangono aperta. La porta, come hai detto da sta? Come l'hai detto prima? Porca miseria, oh. Lo fanno apposta, lo fanno apposta, è una cosa incredibile, è una cosa che mi manda in bestia, mi manda al manicomio completamente, che te lo fanno apposta. Ritornando all'argomento, la Juventus vuole andare forte anche per Victor Osimhen. Per chiudere su Jonathan David, leggendo un po' su Goal, su Sportmetrics, percepirà 6 milioni più bonus, no? Per quanto riguarda lo stipendio. Ragazzi, attenzione, non solo Victor Osimhen, perché qualora non riuscisse a concretizzare, ricordiamo che c'è un'offerta importante di Victor Osimhen dall'Arabia dove gli offrono addirittura 40 milioni, una roba ovviamente incredibile, ma il giocatore non vorrebbe andare, vorrebbe rimanere nel calcio europeo, nel calcio che conta, diciamolo tranquillamente. Però attenzione, c'è anche lo stesso Galatasaray che ci proverà, per cui vedremo. Ma se la Juventus non chiude anche non riesce in qualche modo a concretizzare l'affare Osimhen, pare che ci sia anche Retegui sulla lista, e questo quanto ho letto. Quindi una Juventus particolarmente attiva, in questo momento soprattutto attiva lì davanti, e ad oggi valutando anche delle belle bocche di fuoco, perché Colomani credo che venga riscattato. Jonathan David e uno tra Retegui e Osimhen sarebbe secondo me comunque un attacco importante. Ecco, poi bisogna vedere. La Juventus molto probabilmente con Tudor giocherà con il 3-4-2-1, suppongo. Quindi Ildiz dietro la punta, Jonathan David e appunto uno Colomani. Però se prendi Retegui, Jonathan David può fare anche la mezza punta, come abbiamo visto in alcune circostanze, alcune situazioni, può riempire tranquillamente 2 slot. Quindi la Juventus comunque vuole aggiungere tante variabili, vuole dare tante possibilità a Tudor, che ricordiamo è capace nel valorizzare le bocche di fuoco. Io mi ricordo, è lui, no? È Tudor al Verona, che l'anno in cui vanno tutti e tre in doppia cifra, non gli attaccanti, i terminali offensivi del Verona, Barak, Simeone, e chi era l'altro? Barak, Simeone, mi pare Caprari, o sto dicendo un'eresia, o Zaccagni. Barak, Simeone, e non mi ricordo chi era il terzo, sapete, in questo momento? Mi sembra, no, Zaccagni forse era già alla Lazio, forse quindi Caprari. Va bene. O non c'era proprio Caprari al Verona, mi sto confondendo. Poi ce n'è un altro che in questo momento non arriva. E ragazzi, parte così, parte strong. Ma la Juventus ha sempre investito in questi anni. Cioè, tutto si può dire, ma la Juventus ha sempre investito per ridurre il gap con le rivali, e quindi non ci sono dubbi che lo faccia anche in questa stagione. Parte forte subito con questo colpo Colomani, che ripeto è un colpo importante. Questo è un colpo forte, un colpo importante, un colpo che impatta. È un giocatore che ha tutto, veramente tutto per fare bene in Italia, ragazzi. È inutile che ci giriamo attorno. E vediamo. Qualcuno dirà, ma pure Colomani, ma vedete che Colomani non fosse arrivato, io la Juventus non lo so se sarebbe andato in Champions. Quindi attenzione, non è che colpo Colomani, o meglio, il prestito di Colomani non ha portato delle novità importanti, tutt'altro per quanto mi riguarda. Quindi quando si vanno a prendere ormai questi giocatori, questo giocatore canadese ma dalla Francia, attenzione, perché non sono giocatori da poco. Vabbè signori, inutile dilungarmi troppo, perdonatemi, come al solito un po' così ultimamente, un po' si sbarella, forse anche il caldo, e vi abbraccio, un grande abbraccio da Neschi.